Viviamo in un momento storico, dal mio punto di vista, estremamente affascinante. Chiunque, tu che stai guardando, chi pensa che computer, il software sia la cosa più lontana dal proprio mondo, persone con uno spirito imprenditoriale che da dentro c'avevano sta cosa che dice no, io voglio fare questo, ma mi servirebbero i fondi, mi servirebbero degli sviluppatori che me la realizzano, mi servirebbe pagare tizio per farmi il front-end, pagare quell'altro tizio per farmi il back-end. Ora, chiunque, tutte queste persone, possono provare a realizzare il proprio prodotto. Questo è quello che nel libro L'almanacco di Naval Ravikant, ma penso forse anche in altri libri, non lo so, però di recente l'ho riletto, viene chiamata democratizzazione della tecnologia e qua secondo me ce l'abbiamo proprio all'ennesima potenza. Il problema è che appunto questa tecnologia c'è, gli strumenti ci sono, ma dal mio punto di vista manca un metodo, mancano delle linee guida per questa tipologia di persone. Allora, quando si dice per esempio al giorno d'oggi è possibile creare in 1 o 2 settimane un software as a service, oppure è possibile creare questo e-commerce da soli, cioè nel senso sì, in realtà sì, però personalmente parlo da programmatore, questo è il mio giudizio, ho questa sensibilità da quello che vedo. C'è un abisso di performance e di quello che riescono a realizzare questi strumenti se dietro c'è un tecnico piuttosto che una persona non tecnica. Ora, badate bene, è questo video, questa miniserie che mi piacerebbe portare, cioè, ha come obiettivo proprio questo, ossia permettere a tutte queste persone di avere un metodo che li possa guidare, ok, in questo processo di sviluppo. Perché io vi invito a tutti quelli che mi stanno ascoltando, vi invito effettivamente a provare questi strumenti, a pensare a delle idee, a cercare di diventare creatori, perché ne avete finalmente la possibilità. Quindi sì, una persona con gli strumenti giusti e con l'idea giusta e con il metodo giusto può effettivamente arrivare a realizzare da sola un prodotto da produzione sicuro, manutenibile, con un codice scritto bene, con un'architettura ben disegnata, funzionante, senza bug, o comunque, vabbè, quelli ci sono, quelli ci sono sempre, diciamo, però quanto più possibile senza anomalie particolari, e questo, dal mio punto di vista, è un qualcosa di bellissimo. Ora, non è una serie rivolta a programmatori, ok? Per quanto in realtà, secondo me, potrebbero trovare degli spunti interessanti, perché la mia idea è quella comunque di mostrare poi gli strumenti che utilizzo io, cioè gli strumenti che realmente utilizzo io per lavorare, ma applicandoli, come dire, in un contesto nel quale la persona che è dietro è una persona che non sa niente di codice. Ora, prima cosa, non voglio fare, come poi avevo accennato, non mi va di fare tutorial o videocorsi, anche perché ci sono persone molto più in gamba di me per questa cosa, che già lo fanno e lo fanno in maniera eccellente. Io quello che voglio fare è semplice, portarvi gli strumenti che uso io, vi porterò il mio metodo che uso quotidianamente, quindi questo ci permette da un lato di, cioè permette a voi, diciamo, mentre vedete il contenuto, sia di avere insomma una panoramica di quelli che di una persona comunque tecnica che quindi utilizza strumenti magari io non andrò a farvi vedere Lovable o piuttosto che Replit, piuttosto che che cacchio ne so, Cursor, va bene? No, quella roba lì io non la uso, non perché faccia schifo, ci mancherebbe, semplicemente per me è troppo ad alto livello, ma scenderemo invece proprio da terminale a scrivere con Cloud Code e Codex magari, perché poi vi darò anche, diciamo, qualche consiglio sotto questo punto di vista, ma ripeto, sempre basato sulla mia esperienza, su quello che uso io. Io per esempio ho le due subscription sia a Codex che a Claude e non ho l'abbonamento 20 per, cioè preferisco avere i due abbonamenti a 5 per sostanzialmente, quindi quelli che sono da 109 euro al mese se non erro per ognuno, però li preferisco avere entrambi, poi arriveremo sul perché.
L'idea è proprio quella di innanzitutto aiutarvi a capire come si costruiscono delle specifiche prima, cioè la scrittura del codice, per quanto non la faremo noi, la delegheremo ovviamente all'LLM che ci sarà sotto. Noi però dobbiamo diventare una sorta di ingegneri, architetti, product manager, chiamiamoci come vogliamo. Il senso però delle persone che danno delle specifiche, ok, ben chiare, validate, che poi l'LLM potrà effettivamente implementare. Quindi io, nonostante potrei aprirmi il mio ambiente di sviluppo e controllare che cavolo sta facendo, non lo farò, ma in generale in realtà su alcune cose non lo faccio veramente, proprio perché ho un approccio talmente di pianificazione, di attenzione alla pianificazione prima di scrivere il codice, prima di far scrivere il codice all'LM, che poi effettivamente già alla prima iterazione io non devo più toccare nulla. Cioè mi basta dirgli ok vai, procedi all'implementazione e lui di fatto riesce a crearmi tutto senza troppi problemi. Vi dico anche un'altra cosa, quando adesso io utilizzo quotidianamente questi coding agent, non sono diventato particolarmente più veloce. Di certo a parità di tempo, ammetto riesco a fare di più, di sicuro tutte quelle attività ripetitive, scrivere test per esempio, non le faccio più io e su quello c'è un grande risparmio di tempo. C'è anche un grande risparmio di tempo in progetti già avviati, magari progetti vecchi, dove hai necessità di effettuare un'analisi di quella che è la codebase attuale, hai necessità di capire come funziona e lì anche hai tanto risparmio di tempo. Ma poi nello sviluppo vero e proprio, personalmente non... sì, ripeto, riesco a fare di più, però io perdo veramente, veramente, veramente tanto tempo prima nell'arrivare a un piano di lavoro, ok, ben strutturato, ok, che so che quella è la versione definitiva del piano, su cui poi dico all'LLM di procedere con l'implementazione. Questo è di fatto il processo che poi seguiremo noi. Ora, come prima cosa, proprio per chi non lo sa, vi farò vedere come installare Claude Code in questo caso, ma anche Codex in maniera tale sapete un po' cosa dovreste fare. Io lavorerò sul mio MacBook Air, di cui ho espresso un sacco di elogio nello scorso video della mia postazione, per quanto era volutamente un video amatorialissimo, cioè proprio fatto un po' così alla cavolo, ma lo sapete, insomma, la scorsa settimana è andata così, da questo appunto finalmente usciranno contenuti più interessanti e leggermente più strutturati, studiati meglio. Iniziamo subito, così se no troppe chiacchiere. Eccoci qui. Tra l'altro questo, diciamo, adesso sto facendo tutto dal Mac, ho preso questo softwareino open source che si chiama Quick Recorder che mi permette di far vedere la webcam in primo piano, spostarla dove mi pare, molto carino, e di poi scegliere un'area dello schermo da condividere, molto, molto comodo devo dire. Però vi anticipo che ho comprato un paio di cose di hardware per, diciamo, far sì che questa miniserie sia anche un pochino più carina da vedere, perché ho intenzione comunque di streamarla, diciamo, vabbè. Perché comunque mi piacerebbe fare anche delle live a volte, però mi piacerebbe registrare questo contenuto dal computer da lavoro, ok, con già una webcam, il microfono, che queste cose già le avevo. Però ho comprato per esempio una scheda di acquisizione che mi permette di condividere lo schermo di questo Mac sul computer e vabbè, quindi vedrete anche un miglioramento sotto questo punto di vista nei prossimi episodi. Oggi vabbè va così, però devo dire insomma che ci sta. Tra l'altro io non ho mai usato OBS o... cioè queste cose per me sono nuove. Quindi forse farò una live che ovviamente sarà a 0 spettatori, però mi servirà per ricaricarla e magari è carino sempre per un po' documentare come mi sto muovendo io, che setup mi voglio predisporre e quant'altro. Insomma, c'è sempre un modo, ecco, per documentare il tutto, un po' come ho fatto, ecco, la scorsa settimana nel processo, quello di eliminazione delle ansie, del fatto che mi potessi un pochino sciogliere nel fare video.
Ma detto ciò, allora partiamo. Che cos'è GitHub? Perdonate, cioè chiedo scusa a tutti gli sviluppatori se utilizzerò dei termini che magari non saranno propriamente adatti, però servono appunto poi per far capire, per spiegare in maniera semplice di che cosa stiamo parlando. GitHub è una piattaforma nella quale che sostanzialmente ospiterà, ecco, il nostro progetto, il nostro codice sorgente, ok? Si basa su Git, che è un altro software, un altro programma, ok, che andremo ad utilizzare, che ci permetterà di sincronizzare una cartella ospitata su questa piattaforma, chiamata repository, chiamiamola cartella, che sostanzialmente è ospitata su questa piattaforma GitHub, ma noi ne avremo una copia nostra locale e mano a mano andremo poi a sincronizzare quello che è il codice, quindi ogni volta che facciamo una modifica, cioè non a ogni modifica, però diciamo facciamo una piccola, aggiungiamo una piccola feature, aggiungiamo una piccola funzione, andiamo avanti insomma con la scrittura del codice e mano a mano andremo a sincronizzare la nostra cartella locale con questa cartella remota, ok, presente appunto su GitHub. Questa sincronizzazione lo facciamo attraverso Git. Ora, se non avete l'account GitHub, ve lo fate, basta andare qui su Sign Up e vi iscrivete sostanzialmente. Io l'ho già fatto, adesso mi loggerò. Ed eccoci qua, una volta entrati dovreste trovarvi sostanzialmente in questa situazione qui, più o meno. Il repository, dove qui abbiamo il bel tasto verde Create Repository, è proprio la cartella di cui vi parlavo. Quindi noi adesso la andremo a definire qui all'interno di questa piattaforma, quindi sarà un repository diciamo remoto, che poi ci andremo a clonare, a copiare, cioè ci creeremo una copia, un clone locale nella nostra macchina, su cui poi andremo effettivamente a svilupparci e da lì, come vi ho già spiegato, lo sincronizzeremo all'interno di questa piattaforma. Per creare il repository è semplice, clicchiamo qui, gli diamo un nome. Allora, adesso ne creerò uno, diciamo, fittizio, così a caso. Poi la prossima volta lo rifaremo, perché comunque l'idea è quella di... scusate, così qua chiudo. Perché l'idea è quella di... allora, che cosa voglio portare in questa miniserie? Mi piacerebbe portare un progettino che vorrei fare insieme a voi, è proprio una piattaforma di validazione di idee. Quindi sostanzialmente avremo un sito web, chiamiamolo così, dove noi andremo a definire, a scrivere quale potrebbe essere una nostra idea, per esempio di business, un'idea di prodotto o quello che volete, e lui ci tirerà fuori un po' un riscontro, una validità, diciamo, ci dirà se effettivamente questa idea è valida, magari ci farà anche un'analisi di mercato, adesso vediamo dove possiamo arrivare. E secondo me può essere carino perché poi, diciamo, questo sarà il vostro primo progetto che vi permette di creare questa piattaforma e poi questa piattaforma la riutilizzerete per validare le vostre future idee che riandrete poi a ricreare tramite questi strumenti. Insomma, è la prima cosa che mi è venuta in mente, ma per quello che serve a noi va più che bene. Allora, creiamoci giusto un repository fittizio per vedere come funziona. Allora, lo chiamiamo test rep, giusto per dire un nome. Abbiamo la descrizione che non è obbligatoria, ma ce la mettiamo, quindi magari diciamo questo è un esempio di repository. Questo è un esempio di repository. Basta. Allora, la visibilità, che cos'è? In sostanza, se lasciate public, quindi pubblico, chiunque che entra, che vede il vostro profilo GitHub, in sostanza, vedrà questo repository e il suo contenuto, quindi il codice sorgente all'interno, considerando che cioè, potete anche metterci dei documenti, non è per forza... è come se fosse appunto una cartella. Io lo lascerò pubblico nel mio caso perché poi questo qua lo posso anche mettere privato perché tanto poi lo andremo a ricreare. Però l'idea mia è di lasciarlo pubblico perché così avrete voi la possibilità di accederci e volendo scaricarvi effettivamente quello che mano a mano creeremo. Se voi volete lo potete mettere privato e quindi lo vedrete solo voi.
Il README per ora lasciamolo perdere, anche se in realtà, vabbè, per ora lasciamolo perdere, come anche Git ignore e come la licenza. Cioè, per ora non ci interessa nulla. Facciamo create repository. A questo punto vi dovreste ritrovare in questa situazione qui. Allora, ancora non siamo nella fase dove inizieremo a delegare praticamente ogni cosa, perché diciamo adesso la clonazione di questa cartella nella nostra macchina locale preferirei, cioè è opportuno che la facessimo noi, semplicemente perché la prima volta dobbiamo inserire le credenziali di accesso verso GitHub e passarle diciamo a un LLM, anche se ci sono dei modi, poi li vedremo, meglio di no. Invece questa parte ce la teniamo noi manuale e bella così, ok? Per farlo avete in realtà diversi modi. Ora, io vi indicherò forse quello più semplice che mi viene in mente, che comunque è un ottimo modo per farlo, ed è tramite GitHub Desktop. Che cos'è GitHub Desktop? Desktop è un software fatto appunto da GitHub, che comunque è un prodotto Microsoft. Credo che questo sia fatto sempre dallo stesso team, non lo so. Vabbè, comunque, diciamo, voi avete due modi per lavorare su un Git, o tramite interfaccia grafica, e su questo, oltre a GitHub Desktop, ci sono anche, c'è per esempio SourceTree, che è un software fatto apposta, Source 3, questo qui, o da interfaccia o da riga di comando, che è quello che uso io, quindi in questo caso mi farei un bel git clone, per esempio, con la URL, questa qui, ok? Quindi se io faccio git clone, faccio così, lui mi dirà cloning into test repo, che è il nome del repository che gli abbiamo dato, e come vedete mi chiede la username e la password. Però adesso non lo facciamo da qui, ma lo facciamo da GitHub Desktop, che io credo di avere, sì, ma avevo già controllato, e clicchiamo su Clone a repository from the internet. GitHub.com ci va bene, ci chiede di loggarci, quindi noi ci loggeremo, continua con il browser. Adesso in realtà, essendo che sono già loggato, mi dice sei appunto autenticato come Guiduz, mi va bene, continua. Io questo repository, questo profilo GitHub l'ho creato apposta per il canale, in realtà ne avevo un altro io, ma questo almeno ce l'abbiamo per il canale e ci metterò tutte le robe del canale. Autorizza sì, desktop, apri GitHub Desktop, ora lo faccio su Mac ma in realtà su Windows sostanzialmente è la stessa cosa. Ci dice quale repository vogliamo clonare, questo qui che poi è l'unico che abbiamo, clona, eccolo qua, ok? Se adesso io controllo, non so neanche dove me l'ha clonato in realtà. Scusate, l'avevo clonato in una cartella sbagliata, quindi adesso lo sto rifacendo. Comunque, your repository, quindi abbiamo solo questo e ci va bene. Local path, gli diamo la cartella dove vogliamo, che andrebbe anche bene qui, dove vogliamo che venga clonata. Voi gli date quello che volete, fate clona. A questo punto voi sostanzialmente avete la cartella clonata. Se ce l'andiamo a cercare, per esempio qui, vedete che abbiamo test repo. Ovviamente dentro test repo non c'è niente, è vuoto, ok? Ma noi qui all'interno di questa cartella poi tutto il codice sorgente, la documentazione, tutto quello che andremo a creare, lo andremo a caricare. Allora, per questo video in realtà, per quanto abbiamo fatto poco, però mi fermerei qui, perché non voglio, visto insomma che faccio video un po' troppo lunghi secondo me, invece tanto già domani insomma uscirà il prossimo episodio, credo che farò appunto un video al giorno su questa miniserie, che non so adesso quanto sarà lunga, magari in una settimana la concludiamo. Domani capiremo innanzitutto quale strumento, quale coding agent sostanzialmente installarci, perché da un lato abbiamo allora Claude, un po' pricing, 17, include Cloud Code, perfetto, ok, quindi allora per questi strumenti qui avete comunque, dovete pagare, insomma, c'è poco da fare, ma sinceramente parlando
anche a questo prezzo qui, che piano piano questi strumenti stanno aumentando di prezzo, silenziosamente, ma stanno aumentando, attualmente, appunto, per quello che già vi offre, devo dire che è un ottimo prezzo, non c'è nulla da dire. In realtà forse converrebbe di più a questo punto, credo anche proprio per una questione di limiti che abbiamo, Codex, ok? Qui avete, ecco, questo qui da 20 sostanzialmente dollari al mese, avete accesso agli ultimi modelli, quindi GPT 5.5, e avete effettivamente Codex, che noi, sia nel caso sia Codex che Claude, lo utilizzeremo sempre da riga di comando, come poi lo utilizzo io. Per esempio, se adesso io entro dentro test repo e mi apro il mio Claude, ma adesso lo faremo anche con Codex, yes, ed eccoci qui che stiamo dentro. Ok, qui vabbè, poi toglierò la mia mail, diciamo, personale, ma al netto di ciò, questa è l'interfaccia, diciamo, da riga di comando di Claude Code, questa è l'interfaccia da riga di comando di Codex. Dalla prossima volta iniziamo già a vedere come, magari vi farò vedere vi farò una mini guida su come installarli, ma è veramente semplice, magari sia su Windows che su Mac. E inizieremo poi effettivamente a parlare, a comunicare con loro, ma non per iniziare a scrivere codice, ma per iniziare a capire come poter strutturare un piano di lavoro, perché questo è molto importante. Quindi inizieremo a dare tutte quelle specifiche su cui poi verrà basato un piano di lavoro che poi andremo a validare. Una volta che siamo veramente sicuri che questo piano di lavoro è completo al 100%, si partirà con lo sviluppo.